Buongiorno, sono Maria Cristina e benvenuti sul mio canale YouTube Astrotarotina. Oggi parleremo di un tema che mi sta molto a cuore. Mi direte, tutti i temi ti stanno a cuore, vabbè, insomma, se ne parlo perché mi interessano, ed è la musica. La musica e il legame della musica con l'astrologia e con i tarocchi. Ovviamente è un argomento molto vasto, molto complesso, quindi non ho assolutamente la pretesa di spaziare, però insomma, come dire, è un inizio di riflessione. La musica, l'astrologia e i tarocchi, e poi se vi interessa potete continuare e fare le vostre ricerche o farmi delle domande come al solito. Risponderò sotto il video oppure alla mail che già conoscete, immagino, e che troverete in descrizione. Allora, etimologicamente la parola musica viene dal greco, sempre il nostro greco, musicos, cioè relativo alle muse, queste figure mitologiche greche e romane. E in origine il termine non indicava un'arte particolare, bensì tutte le arti che erano sottoposte alle muse, e aveva un riferimento con qualcosa di perfetto. Ora, per noi la musica corrisponde a un insieme di suoni, a un insieme di anche rumori e al modo in cui l'essere umano nel corso del tempo e anche nello spazio li ha organizzati attraverso per esempio il canto e gli strumenti musicali. Ora, è un'arte, ma perché diciamo arte della musica? Perché tocca l'intimo non solo del musicista, cioè della persona che la produce o che la immagina, ma anche dell'ascoltatore. E dall'altra parte possiamo dire che è anche una scienza. Perché questo? Perché corrisponde proprio allo studio della nascita, dell'evoluzione, dell'analisi della struttura musicale da un punto di vista più tecnico. Ora, le forme in cui la musica si esprime, lo sappiamo, sono infinite e sono collegate naturalmente alle tradizioni, alle culture. Passiamo dai ritmi ossessivi tribali, per esempio, che possiamo ritrovare in una certa musica elettronica contemporanea, oppure dalle tecniche di canto vibrazionale, sapete, come il canto gutturale che viene utilizzato dai monaci tibetani, ma non solo. E poi vabbè, parliamo del famoso Om, che è una sillaba spirituale ma che è collegata a una musicalità, cioè a una vibrazione, per arrivare fino a delle sperimentazioni più moderne in cui si usa proprio la musica a dei fini terapeutici e curativi. E in questo caso, per esempio, la musica binaurale, che è quella che viene chiamata musica da meditazione, che corrisponde a un certo numero di hertz, che esiste da tempi antichissimi e che fu proprio scoperta da un punto di vista, chiamiamolo scientifico, nell'Ottocento, mi sembra 1839, da Heinrich Wilhelm Dove, ecco vi dico il nome esatto. E cosa ha scoperto Dove? Che queste vibrazioni hanno quindi delle corrispondenze nel nostro cervello, corrispondenze che possono essere positive o negative, e quindi il suono, la vibrazione ci può sollevare, ci può entusiasmare, ma ci può anche distruggere. Infatti questo è il potere, anche, proprio uso la parola potere volutamente, della musica. Nel Medioevo, per esempio, la famosa Santa Inquisizione proibiva l'uso di una combinazione di suoni, per esempio detta all'epoca tritono del diavolo, immaginatevi il nome, perché era costituita da un intervallo disarmonico di 6 semitoni. Quindi vedete come la musica in realtà ha sempre avuto proprio un ruolo anche sociale e culturale importante. Ora passiamo alla parte più astrologica. Mi direte come si può fare il collegamento fra l'astrologia e la musica? Beh, l'astrologia è basata, lo sappiamo, sul movimento degli astri. La parola pianeta, in greco planao, vuol dire io vado errando, cioè voglio dire cammino ma esco dalla via retta, chiamiamola così. Questo cosa vuol dire? Che i pianeti seguono il loro percorso, si spostano, si muovono, hanno dei ritmi propri che non sono poi sempre quelli, possono esserci, infatti sappiamo, delle retrogradazioni a movimento apparente, ma insomma viene interpretato anche quello, e quindi nel loro movimento, nel loro andare, definiscono un tempo, che è un tempo chiaramente cosmico.
all'interno di questo tempo cosmico, cosa fa l'astrologia? Definisce anche un tempo individuale. In effetti, quando noi sappiamo il giorno, l'ora e il luogo di nascita, possiamo definire una carta del cielo, e questo ci indica uno spazio temporale legato all'individuo, cioè il tempo dell'individuo si inserisce in un tempo cosmico, in un tempo universale molto più vasto. E quindi l'astrologia ci permette di fare cosa? Di analizzare questo legame, cerco di essere molto semplice, fra un movimento e quindi un tempo, un ritmo universale cosmico dei pianeti e quello dell'individuo, o comunque di un essere vivente, perché ogni essere vivente ha un suo tempo, ha un suo ritmo, ha una sua misura, l'abbiamo tutti. Se ci ascoltiamo, se ci osserviamo, quindi ogni essere vivente, come ogni pianeta, come ogni elemento dello spazio, ha una sua musica. E da qui il collegamento molto semplice con Pitagora, che parlava dell'armonia delle sfere, naturalmente, cioè del rapporto fra la musica umana e la musica celeste, di Platone, che anche Platone parla di questa armonia fra l'anima, il ritmo, e l'armonia stessa, no? Cioè il rapporto che veniva dettato dalle muse, era un dono delle muse. Oppure Tolomeo, il famosissimo Tolomeo, che ci parla anche lui di un ritmo, di una cadenza fra il moto delle stelle, e dato da una successione di suoni che lui identificava con uno strumento che ritroveremo anche nella mitologia, che è la lira, no? Che viene messa in analogia con il sole. Ora, l'astrologia moderna e l'astrologia contemporanea pare essersi un po' dimenticata di questo discorso del movimento e del rapporto, quindi del linguaggio musicale. Certo, possiamo fare l'analisi di un tema, per esempio di un musicista, e troveremo sicuramente dei valori astrologici importanti che corroborano il fatto che sia un creativo attraverso la musica, oppure potremo studiare il movimento lento nel tempo, sapete, dei pianeti transaturnini come Plutone, Urano e Nettuno, che ci dettano in un qualche modo la storia della musica. Mi piace citare un musicista, Gustav Holst, nato nell'Ottocento. E perché cito questo musicista inglese? Perché ha prodotto un'opera direttamente dedicata ai pianeti, all'astrologia. Quindi sono 7 poemi sinfonici, quindi i poemi sinfonici di Holst, che sono dedicati proprio a 7 pianeti, cioè a Marte, a Venere, a Mercurio, a Giove, a Saturno, Urano fino a Nettuno, perché all'epoca si era arrivati fino alla scoperta di Nettuno, non era ancora stato scoperto Plutone. È interessante, potete, se vi interessa, andare ad ascoltarli o a vederli. E naturalmente non possiamo parlare di astrologia e di pianeti senza fare un collegamento fra l'arte, la creatività, la musica e il nostro amico, eccolo qua, pianeta Nettuno. Allora, Nettuno è il nome romano che i romani hanno dato a questo pianeta, corrispondente alla divinità, naturalmente, e al greco Poseidone. Poseidone era l'imperatore degli abissi, simbolo delle forze oscure, pericoloso della natura, e capace di generare delle creature quindi mostruose, e una divinità, diciamo, abbastanza irascibile, il nostro Poseidone. E come veniva rappresentato, adesso qui non l'avete perché insomma avete, diciamo, un'immagine come dire, un po' grazie alla fantasia, ecco, mi viene da dire. Però vedete, questo è il suo simbolo, il suo glifo, è un tridente. Nettuno veniva rappresentato come un uomo molto forte, baffuto, con, proprio tiene in mano un tridente. Vedete che poi è diventato il glifo del pianeta. Il nome di Nettuno significa, in greco, Poseidone, significa marito di Da, che era uno dei nomi della terra. Quindi vedete già il collegamento fra, in realtà, i mari e la terra. Infatti
Per questo che Poseidone Nettuno, il pianeta anche, viene definito poi la divinità collegata ai terremoti, infatti veniva chiamato lo scuotitore della terra. Allora, Nettuno è anche Poseidone, collegato a molti animali, il delfino, naturalmente il toro, ma soprattutto il cavallo. Infatti, nelle antiche carte geografiche si vedono che si vede che molte sorgenti d'acqua che da un punto di vista mitologico erano sgorgate proprio grazie al fatto che Nettuno batteva il tridente per terra e sgorgava, Poseidone sgorgava l'acqua, hanno dei nomi che sono collegati ai cavalli. Per non parlare poi di Pegaso, che è figlio di Medusa fecondata da Poseidone. Ma come è stato scoperto il nostro pianeta Nettuno? Perché è interessante capire come i pianeti sono scoperti dagli astronomi, no? Per capire anche il collegamento fra l'astronomia e l'astrologia, naturalmente. Beh, sì, vi parlavo in francese. Allora, gli astronomi, osservando Urano, si sono accorti che Urano era attratto dall'orbita di un altro pianeta. Quindi non solo era attratto dall'orbita gravitazionale di Giove e di Saturno, che erano vicini, ma anche Urano era tirato, insomma, questo vuol dire, da un altro pianeta. E furono due matematici, un inglese e un francese, John Adams e Urbain Le Verrier, che lo individuarono nell'Ottocento grazie a dei calcoli complessi. Quindi vuol dire che Nettuno non fu prima visto, ma fu immaginato, fu calcolato, furono i matematici a trovarlo e poi fu visto. Anche se sembra che in realtà Galileo già nel 600 avesse nel cielo osservato un oggetto celeste, scusate, che corrispondeva poi a Nettuno. Quindi capite già da qui la natura di Nettuno. Viene intuito, sentito prima di essere visto. Quindi per questo Nettuno in astrologia rappresenta la creatività, rappresenta l'intuito, rappresenta la spiritualità, rappresenta però anche naturalmente le visioni illusorie, la fuga dalle realtà, ciò che non è sicuro. Per esempio, chiaramente era la divinità delle profondità marine e quindi sappiamo che cosa succede quando un oggetto per esempio va nell'acqua. Beh, la sua forma diventa già più difficile da distinguere, perde peso, ma poi si tende a prendere una dimensione più ampia, per esempio. Quindi vedete già qui l'idea dell'illusione, dei confini che non sono ben sicuri, ben tracciati. E anche in un qualche modo della metamorfosi. Infatti Nettuno quando poi emergeva dalle acque, Poseidone, Nettuno quando emergeva dalle acque, cambiava ogni volta viso, cambiava ogni volta aspetto perlomeno. Quindi è proprio Nettuno è in relazione con cosa? Con l'interiorità della persona, e da qui il collegamento poi con la musica, con le arti, cioè esprime un aspetto nettuniano, un aspetto profondo legato all'interiorità della persona, anche una parte psicologica naturalmente intensa, potente, che governa le qualità sottili dell'anima, e quindi quelle qualità che diventano visibili quando escono attraverso una produzione artistica, una creazione artistica, quindi il legame con la musica, sapendo che si dice in linguaggio esoterico che il nostro Nettuno è poi l'ottava superiore di Venere, di cui abbiamo già parlato in altri video. Ora, adesso divertiamoci un pochino, diciamo un po' scherzosamente. Come potremo collegare i segni zodiacali con la musica? Naturalmente parliamo sempre un po' di una caricatura di un segno zodiacale, perché sappiamo che non siamo solo Ariete, sto parlando del Sole, anche dell'ascendente. Sappiamo che siamo un complesso molto più ampio, però così per divertirci un po', possiamo dire che l'Ariete, eccolo qua, potrebbe essere legato a dei ritmi caldi, infuocati, trascinanti, e lo strumento potrebbe essere per esempio la batteria. Il Toro, legato naturalmente al piacere, alla tradizione, ma a questa parte, alla gola, quindi assolutamente al canto. I Gemelli sono piuttosto leggeri, amano ballare, assistere a dei concerti, incontrare gente, no? Allegri, disinvolti. Oppure il Cancro, attratto da musiche lunari, sicuramente un po' romantiche, magiche, come potrebbe essere il violino, per esempio.
E poi il leone, il leone, cosa potrebbe amare un leone? Beh, per esempio i grandi concerti filarmonici, le grandi orchestre, scusate, filarmoniche, le sinfonie per esempio. Poi potrebbe sognare che cosa un leone? Beh, di dirigere un'orchestra come quella. E poi la Vergine con il suo desiderio di perfezione, qualunque sia il tipo di musica, quindi la Vergine potrebbe essere a suo agio nelle lezioni prese in un conservatorio, per esempio. Bilancia con la sua bellezza, l'armonia, e ci fa pensare ai suoni dell'arpa. Ve lo faccio vedere meglio perché è carina, i suoni dell'arpa. E poi lo scorpione che è così trasgressivo, complesso, e potrebbe amare le voci e anche i suoni misteriosi, come potrebbero essere le musiche celtiche, i suoni della cornamusa. Il Sagittario fiammeggiante che ama la libertà, e quindi io lo vedo bene nel free jazz per esempio, o anche nelle musiche del mondo da scoprire in grandi festival all'aria aperta. Ama molto la natura e l'aria aperta il nostro Sagittario. E poi il Capricorno con il suo bisogno assoluto di ricerca, che è capace di cercare suoni difficili con strumenti anche pesanti come potrebbe essere il contrabbasso, per arrivare, qui stiamo per finire, al nostro amico Acquario che ha con la sua voglia di libertà ma soprattutto di novità. Sappiamo che è un avanguardista e quindi potrebbe amare la musica sperimentale o amare esplorare qualunque tipo di musica, liberarsi dalle regole, come fece chi? Un grande musicista Acquario, famoso, famosissimo, Mozart. E poi per finire con i pesci per i quali la musica è veramente il linguaggio dell'anima, il linguaggio del cuore, che potrebbe amare planare con la musica, partire verso altri campi, anche perché Nettuno governa, sappiamo, il segno dei pesci, e che sono a volte, ma anzi spesso, attratti da voci veramente particolari e abitate. Ora passiamo ai tarocchi di Marsiglia. I tarocchi di Marsiglia non li ho preparati, bene, adesso arriviamo, prenderò 2 minuti, ok, per preparare i tarocchi di Marsiglia che parlano di musica. Fantastico, eccoli qua. Allora, dunque io vi propongo, poi a voi di fare le vostre ricerche, eventualmente di approfondire, vi propongo 3 arcani maggiori che hanno un collegamento con la musica: la 6, la 13 e la 20. Vi spiegherò perché. Poi, se fate un piccolo esercizio, prendete sempre gli arcani maggiori, togliete il matto, lo sappiamo che il matto a parte, fate le famose 3 file di 7 carte ognuna e vedrete che queste 3 carte sono sovrapposte nella stessa colonna. La 6, scusate, piuttosto così, la 6, la 13 e la 20. E questa colonna veniva chiamata da Philippe Camoins, veniva chiamata proprio la colonna della musica, quindi c'è un senso alla mia ricerca. Allora vi propongo questa prima carta e voi mi direte: ma Cristina, dov'è lo strumento musicale, il collegamento con la musica? Beh, vedete che c'è un angelo in alto? Lo vedete? Quest'angelo tiene un arco con una freccia. In realtà questo arco evoca che cosa? Evoca proprio la lira. Per non parlare poi della mano della donna che è a sinistra, che mette la mano sul cuore del personaggio, ma vedete che sembra quasi un'arpa? Sembra quasi che suoni un'arpa a livello del cuore. Quindi, come dire, c'è un collegamento con uno strumento divino, il cuore è uno strumento divino, l'arpa, la lira, di cui abbiamo parlato all'inizio quando parlavamo della mitologia, e la tradizione vuole che la lira sia stata proprio inventata da Mercurio e da una dipende dai miti, o da una delle 9 muse, Polimnia, ed era proprio lo strumento preferito da Apollo e Orfeo, ed è da sempre il simbolo non solo della musica ma anche dei poeti. Cioè la lira per esempio è comunque simbolo di un'armonia, scusate, cosmica. E poi passiamo alla 13. La 13 vediamo, vedete qua, vedete qua, così, vedete che c'è un flauto d'osso, e il flauto è sicuramente uno degli strumenti più antichi a fiato. E qui vediamo proprio una relazione etimologica fra il flauto e il canto degli uccelli, perché in francese la parola piper viene dal latino pipare, che vuol dire cinguettare, chiocciare, da una parola onomatopeica,
onomatopeica, pi 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 pi, no? Questo che fanno gli uccelli, che poi nel XIII secolo, diciamo per traslazione, passò a indicare il fatto di suonare il flauto, e in francese abbiamo un'espressione che è la langue des oiseaux. E la langue des oiseaux è un linguaggio criptico, fittizio, segreto, che usa cosa? Dei giochi di parole per indicare un codice, per indicare un significato diverso rispetto a quello che viene detto in una frase o in una parola. Quindi il flauto, in questo caso, poi guardate caso nella 13, è proprio simbolo anche di iniziazione, come per esempio abbiamo evocato prima Mozart, il flauto magico di Mozart. E poi l'arcano 20, il giudizio. E beh, il giudizio si vede chiaramente, no? Qua l'arcangelo cosa fa? Sta per suonare la tromba, che è uno strumento potente, sia di gloria e di trionfo che di risveglio. Quindi nei tarocchi il suono viene rappresentato, e poi vi lascio le vostre ricerche, attraverso l'arpa, il flauto, vabbè, prendetelo in ordine volete, l'arpa, il flauto e la tromba, quindi cioè con un suono che diventa ogni volta più forte, l'armonia con l'arpa, il cammino iniziatico con il flauto, il trionfo e il risveglio con la tromba. Ecco, quindi io terminerei questo video con una breve pratica. Scegliete uno di questi 3 arcani maggiori, quello che vi parla intuitivamente, scegliete una musica, la musica che vi sta a cuore, e osservate questo arcano maggiore ascoltando la musica, e come sempre lasciate emergere senza giudicare sensazioni, frasi, ricordi o anche folgorazioni, intuizioni. Questa è la forza anche nettuniana. E ricordatevi, dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Quindi io vi ringrazio di aver passato questo tempo con me, grazie mille, come al solito pollice, scrivetemi, abbonatevi, andate a vedere anche il mio canale Instagram, e vi ringrazio di aver trascorso questo breve periodo della vostra giornata, che sia di giorno o di sera, potete ascoltarmi quando volete con me. Grazie, 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 alla prossima!